Ciao a tutti amici e bentrovati. Quest'oggi procederemo con il montaggio dei pezzi allegati al fascicolo 11 di Supercar, ovvero la mitica kit della serie TV. Ma prima di cominciare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e eventualmente lasciare anche un like se il video vi sarà piaciuto. Perché? Perché l'iscrizione al canale è l'unico modo che abbiamo noi che creiamo contenuti per YouTube di poter crescere, di poter quindi proporvi nel futuro argomenti e video sempre più complessi, sempre più interessanti e sempre in grado di soddisfare le vostre curiosità. Quindi vi chiedo di procedere all'iscrizione, tanto richiede solo un momento, basta cliccare sul tasto iscriviti. Attenzione, l'iscrizione è completamente gratuita, quindi non confondetela con l'abbonamento, che è un'altra cosa. L'iscrizione è assolutamente gratuita, la potete fare tutti e in più attivando la campanella vi sarà utile perché sarete avvisati ogni volta che esce un nuovo video. Ok? Bene, come sempre in questi casi adesso voglio presentarvi la mia controparte, ovvero il nostro amato beniamino Kit. Ciao! Ciao amico, mi fa piacere sentire la tua voce. Anche a me fa piacere, Kit. Naturalmente. Come va? Tutto funziona perfettamente, grazie per l'interessamento. Ah, mi fa molto piacere. Ma che dici? Non discutere. Io non discuto, correggo semplicemente opinioni errate. Va bene, va bene. Bene, ora che come al solito Kit ci ha fatto la sua entrata, possiamo procedere a dare un'occhiata al fascicolo. Allora, solo un attimo che riposiziono il tutto. Non metterti strane idee in testa. No, ci mancherebbe. Allora, come dicevamo, fascicolo 11. Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Il fascicolo 11 ci dà un reportage di Edward Muller, l'attore che ha interpretato Devon. Chiaramente poi lascia a voi. Le mie indagini hanno dato risultati negativi. Lascia a voi il piacere della lettura, ovviamente. Qui riporta alcuni film e serie per la mia banca dati. dove lui è apparso. Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Prendili un caffè, Kit. Oh no. Sì, sì. Allora, in questo fascicolo 11 i pezzi da montare sono quelli relativi alla parte centrale del telaio. Quindi, come potrete vedere, abbiamo questo pianale con questa copertura che andrà a chiudere questo foro qui. Ci sono poi due staffette e questo pezzettino qui che è il filtro del carburante. Poi chiaramente ci sono le solite vitarelle allegate, ok? Chiaramente dovremmo recuperare il pezzo precedentemente montato, quello completo di ruota, e poi il fascicolo si conclude così. Ok, a questo punto non perdiamo tempo e procediamo al montaggio. Eccoci qua, ho preso questo mega bustone che contiene i vari pezzi. Lasciamo scendere tutto da una parte e procediamo all'apertura. Fate attenzione quando aprite con i taglierini, io qui lo faccio in tranquillità perché sotto ho il tappetino antitaglio, questo verde. Se voi diciamo fate il montaggio su una superficie un po' delicata vi consiglio di mettere qualcosa sotto in maniera da evitare danni. Qua c'è ancora qualche pezzetto che deve scendere. Ok, ci siamo. Come detto anche nelle passate volte negli altri tutorial, mettete in ordine i pezzi in maniera da averli subito sotto mano e da riconoscerli e anche da verificare tramite il fascicolo se
dovesse mancare qualche pezzo o meno. Tiriamo fuori il pianale dalla sua protezione. Oh ragazzi, allora la prima cosa che vi posso confermare è che il pianale è metallo. Sentite come suona? Bello pesantino, eh? Quindi questo, una volta montato, sicuramente già noterete che le parti di modello che avete in vostro possesso cominceranno ad assumere un certo peso, ok? Oh. Bene, la prima parte del montaggio che dobbiamo affrontare è l'inserimento di questa copertura all'interno di questo foro, questo centrale. Per farlo sarà possibile posizionarlo in un solo modo, perché come potete notare qui ci sono degli avvallamenti, no? Quindi la superficie, non essendo piana, anche il pezzo segue la curva del pianale, come potete vedere. Quindi la parte che va in discesa va verso la parte in discesa che vedete qui sul pianale metallico. Allora, il modo migliore per inserirlo, secondo me, è procedere inserendo prima la letta dove c'è il foro per la vite verso il suo alloggiamento qui in alto, vedete? Così. Poi una volta che quella è messa proprio a misura, mettete i pollici qua e spingete. Ecco qua. E poi aggiustate lateralmente se necessario, ok? Come potrete vedere qui non è perfettamente sagomato, c'è sempre un pochino di luce. Quello evidentemente il pezzo non è stato proprio tagliato bene, però poco importa, perché presumo che è una parte che resterà coperta. Bene, il passo successivo è bloccare questo inserto centrale con due viti in questi due fori. Per farlo useremo due viti GM che adesso prendo. Vi ricordo che, essendo viti che vanno ad impanare sul metallo, è caldamente consigliato lubrificarle con prodotti specifici o anche comunque con qualsiasi cosa possiate avere in casa di utile. Però chiaramente l'utilizzo di prodotti come Svidol o WD-40 sarebbe ottimale. Eccole qua, le ho separate. Prendiamo il cacciavitino. Io ho già spruzzato un po' di WD-40 qui dentro. Vado a umettare, come si dice, a bagnare dentro il WD-40 la vite, la riposizione sul cacciavite, ok? E poi possiamo procedere. Anche qui fate sempre un paio di giri avanti e uno a tornare indietro, man mano che scendere in profondità, in maniera tale da evitare che la vite possa rompersi. Non stringetela completamente, prendete l'altra vite, lubrificatela e inseritela nell'altro foro. Questo perché? Perché se stringete tutto da una parte, tutto insieme, potreste avere poi difficoltà ad inserire la vite nel secondo foro, quindi è sempre bene non stringere la prima vite ma lasciarla molto lenta. Poi procedete sempre con il solito sistema ad avvitare questa seconda vite. Quando arriverete abbattuta, sempre senza forzarla, senza stringerla a morte perché non è necessario, procedete a serrare fino a fine corsa l'altra vite che avete lasciato in sospeso. Ecco qua, sempre senza esagerare, perché ripeto, è un modello statico, non avrà sollecitazioni, non avrà vibrazioni, non c'è il rischio che si sviti nulla. Ok, il passo successivo è montare queste staffette. Eccole qua. Questa prima staffetta, sono entrambe identiche, quindi quale prendete andate bene, andrà collegata su questo forellino qui, quindi verso la parte più stretta del canale che trovate sul pianale, no? E andrà girata con le linguette verso l'esterno, in questo modo, ok? Adesso preparo la vite
anche in questo caso è una vite IGM. Preparatevene due perché avremo anche la seconda linguetta da assemblare. Ok, 1, 2 e procediamo al montaggio. Prendete come sempre la vite, lubrificatela, un pochino il pezzo per comodità. Conviene prima centrarlo direttamente dentro il pezzo, così non ci scappa, e poi lo appoggiamo sul pianale. Come sempre tornate ogni tanto un giro indietro per portare fuori i detriti creati dalla vite mentre crea la filettatura. Ok, non stringete a morte, mi raccomando. Ora allo stesso modo procederemo ad inserire la seconda linguetta, staffetta anzi. Anche la seconda staffetta andrà inserita in questo foro qui, che è quello che troviamo dentro il canalone spostato da un lato. Andrà utilizzata sempre in una vite IGM e l'orientamento della staffetta sarà sempre con le alette verso l'esterno del pianale, così e così. Allora prendiamo la nostra bella vite IGM, la inseriamo per comodità dentro il foro, tanto è della misura più grande il foro, quindi non passerà senza fare forza. Ecco qua, vediamo come mostrarvelo meglio. Ci posizioniamo sopra il foro e iniziamo ad avvitare. Io chiaramente adesso me lo sono prefilettato, però voi procedete sempre come ho spiegato precedentemente. Ecco qua. In questa fase vi ritroverete con le staffette montate in questo modo, anche dall'altro lato. Ora il passo seguente è l'installazione del filtro carburante, questo qua. Forse molti di voi avranno anche visto sulla vostra auto, perché comunque questi sono filtri abbastanza simili tra loro. Ok? Di solito vengono tenuti da una fascetta metallica centrale, qui è stata fatta nera anche questa. Adesso sul lato originale non so se sia verniciata di nero o meno, ma comunque tanto rimarrà sotto l'auto. Diciamo che più per un perfezionismo di modellismo, diciamo, ma alla fine non ha molta importanza. Questo andrà inserito, come potete vedere c'è un perno, vi faccio vedere meglio, aspettate, ecco, c'è un perno sopra affiancato da un forellino che sicuramente non si vedrà. Andranno inseriti in questi due fori qua, questi qui, vedete? E poi girando il pezzo, visto che da una parte c'è il foro, da una parte il perno, andrà chiaramente inserita la vite per bloccarlo. Adesso procedo e poi vi faccio vedere. Allora, eccolo qui, l'ho montato. Allora, qua, come da istruzioni, chiaramente il pernetto di plastica va posizionato nel buco superiore, quello da questo lato qua, mentre questo sotto va lasciato per la vite. Ok, come potete vedere, poi eccolo qui, chiaramente girato risulterà sopra, ma in realtà è quello sotto. Questo perché? Perché nell'altro forellino, se provate a mettere la vite, forza troppo
quindi rischiate di spezzarla, quindi attenzione a non invertire, ok? Non vi ho fatto vedere quando ho avvitato perché tanto è un montaggio molto semplice, questo non è che richiede spiegazioni particolari. L'unica accortezza, ecco, di non invertire la posizione del perno di plastica, altrimenti poi rischiate di spezzare la vite. La fase successiva sarà collegare questo pianale ai due longheroni, i pezzi che abbiamo montato in precedenza completi di ruota, e per farlo utilizzeremo due viti EM, sempre lubrificandole, ok? Dunque, per farlo girate un attimo il pezzo e osservate come sono fatti sotto diciamo i buchi, come sono posizionati. Poi prendete il pezzo montato precedentemente con i due longheroni, eccoli qua, girato in maniera tale che il piantone dello sterzo sia qui così visibile verso l'alto. Girate ora il pianale con la parte liscia verso di voi e la parte più larga verso le ruote e poggiatelo. Vedrete che a un certo punto praticamente calzerà un po' da solo, no? Ecco fatto, vedete? E andrà a collimare con i fori sotto, che sono questo e questi due qua e qua. Che sono i fori posizionati sui longheroni. Per far questo utilizzeremo due viti EM opportunamente lubrificate. Ovviamente per l'ancoraggio completo sarà necessario metterne 4, no? Quindi qui e qui. Fate come me, preparatevi prima la filettatura, vedete come sto facendo io, in maniera tale poi da avere il lavoro più agevolato quando dovrete assemblare le due parti. Ripetete la filettatura chiaramente su ogni foro interessato e possibilmente con viti diverse, e lasciate la stessa vite che avete usato per filettare un punto posizionata nello stesso punto, così non ci saranno problemi magari di filettatura un po' storta, un po' diversa, eccetera. Sarà tutto molto più agevole. Una volta finito di fare la filettatura, posizionate le viti ai lati in maniera tale da averle sotto mano, prendete il pianale e ve lo andate a posizionare sopra. Ecco qua. Verificate visivamente che si veda i fori sottostanti, ok? Cominciando ad avvitare queste due viti in alto, quindi prendete la vite utilizzata per ogni punto, inseritela, tenete fermo il pezzo in maniera che non rimanga sollevato e cominciate ad avvitare senza stringerlo completamente. Poi una volta che avete posizionato tutte e quattro le viti procederete a un serraggio più completo, sempre senza esagerare con la forza, ovviamente. Ok, ecco qua. Una volta diciamo assemblate tutte e quattro le viti, potete anche dargli una sentita per stringere leggermente di più, ma l'importante è che sentite che arrivate a fine corsa. Non stringetele a morte, non serve, ripeto, non serve. L'unica cosa a cui può servire è a farvi spezzare le viti. Bene, con questo abbiamo concluso il montaggio del fascicolo 11. Come avete visto è un montaggio abbastanza veloce e semplicissimo, non ci sono difficoltà particolari. Come sempre vi raccomando di usare la massima cautela quando avvitate sul metallo, lubrificando sempre. So che sono ripetitivo nel dirvelo, ma c'è ancora gente che lo fa senza usare lubrificanti eccetera, e anche in altri gruppi, non specificatamente in quello di Supercar, però anche ad esempio in quello dell'Orean, molte persone si ritrovano poi con le viti spezzate dentro e vi assicuro che non è piacevole.
Bene, io vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al canale, ricordandovi che è l'unico modo per darmi supporto e far crescere il canale, consentendomi quindi di portarvi sempre nuovi tutorial ed anche nuove collezioni. Per il momento è tutto, io vi ringrazio affettuosamente, mando un salutone a tutti, un abbraccio a tutti, anche a Kit. Ci sei, Kit? Kit, ci sei? Uno strano presentimento. Ah sì? Come mai? Se te lo dico non sarà più divertente. È vero, è vero. Ma Speriamo bene. tu pensi che io abbia sbagliato a chiedere di iscriversi al canale? Sbagliare è umano, ma perseverare di noi. Ah, beh, ecco, pure quello è vero. Bene, Sei dotato di molta fantasia. grazie Kit. Puoi stare tranquillo. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Ah sì, e quali informazioni? Attualmente ho nel mio sistema più di 50 milioni di funzioni e posso introdurne 1 milione in più al giorno se ne avessi bisogno. Ecco, allora incomincia a introdurre bene tutte le istruzioni di montaggio del tuo modellino, così mi aiuterai di più. Dipende da che cosa si intende per bene. Tu sei un po' un paraculo. Ok, grazie Kit. E nada. Ciao, Ciao amico. Mi fa piacere sentire la tua voce. anche a me la tua. Ci vediamo. Tu sei solo un essere umano. Ah, quello sì, tu invece sei un supercomputer. Non sono obbligato a rispondere. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao 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 a tutti. Guido io.